Dai, sei pronta? Sì, stiamo ultimando. Questa mattina sveglia prestissimo, già ci vedete stanchi. Ieri è stata una giornata pazzesca, abbiamo sistemato la moto, siamo andati a dormire tardi, però spero che tutti i lavori fatti siano... Oggi li collauderemo, non diciamo nulla per scaramanzia. Comunque ripartiamo da Gobernador Gregores, direzione Los Antiguos. La tappa non è brevissima, sono circa 5 ore e 30, mi dice il navigatore, per 400 e qualcosa chilometri. Partiamo abbastanza presto perché qua il vento, che è una costante, cresce sempre nel tardo pomeriggio. Questa mattina per fortuna sembra che siamo intorno ai 30-40 km orari, ma poi nel pomeriggio ho visto che arriveranno raffiche anche sopra 100 km orari, quindi muy pericoloso. Questa è la nostra camera, ma avevamo anche un bellissimo, tra virgolette, cucina, salone, de todo, ma soprattutto lavatrice. Abbiamo lavato tutto il guardaroba, avevamo anche un piccolo giardino, divano, ma soprattutto ci porto garage per la Tenerona. Ora la vedete stracarica. Ieri ho sistemato le valigie laterali, poi ho sistemato il cupolino. Come già detto, ci sono dei segni di guerra. Ho riportato la moto come se fosse originale, quindi non c'è più l'alzacupolino, non c'è più il navigatore, ma tanto utilizzo solo il telefono per adesso, perché qua in Sud America si potrebbe viaggiare tranquillamente senza navigatore, con la classica cartina. Il navigatore servirebbe solo per trovare le strutture, per girare magari dentro le città più importanti tipo Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, eccetera eccetera. Per il resto le strade sono talmente poche che qua si potrebbe fare tranquillamente a meno del navigatore. Tenerona, ci sei? Non vi abbiamo detto che c'è anche Maya, il cane migliore del mondo. È il cane dei proprietari che vivono qua di fianco, ma lei cerca sempre le coccole e spesso ce la ritrovavamo in casa nostra. Fatti vedere, fatti vedere. Che fai? Che fai? Vamos ragazzi. Il ladro è pronto? Banditizzata. Ciao. Vamos, adios. Fra, non si chiude. È bellissimo. Andiamo a far benzina, subito. Nel frattempo vi mostriamo un risveglio di Gobernador Gregores lento, nuvoloso ma senza vento. O meglio, senza vento. È una brezza leggera, il nostro vento in Italia, che qui costituisce davvero briciole. L'altra mattina, passando per questa strada centrale, cioè Avenida San Martín, l'eroe San Martín, e l'odore intanto della panaderia irresistibile, ci siamo resi conto che Gobernador Gregores è stata fondata nel 1922, quindi ha festeggiato l'anno scorso a marzo 100 anni dalla sua fondazione. Motociclisti di passaggio brasiliani. Ripartiamo dopo aver parlato con questi motociclisti col GS 1250 brasiliani. Ci siamo scambiati dei contatti richiesti dal signore con la tuta grigia, perché è di Santa Catarina, ci teneva a darci delle indicazioni su quali strade percorrere nel caso andassimo nella sua zona, quali posadas. Ci ha chiesto il numero, ci ha detto poi stasera parleremo, perché adesso si accingevano a fare i 73 malditos. Gobernador Gregores Tres Lagos. Buena suerte a ustedes. Stiamo uscendo da Gobernador Gregores e questa è la sua periferia. Iniziano le folate di vento, speriamo non aumentino. Come vedete, nuova configurazione per voi da casa, forse anche meglio, perché ho riportato il cupolino nella posizione originale, quindi si è abbassato, è più inclinato, di conseguenza abbiamo una visuale più aperta. Oggi testiamo se il lavoro fatto con della colla particolare tiene bene, perché questa
queste staffe si erano spezzate con la caduta. Per assurdo questa configurazione è migliore in quanto il cupolino vibrerà molto meno, perché appunto sulle staffe in plastica non grava il peso dell'alza cupolino e del navigatore stesso. Direzione Perito Moreno, come sempre anche qua non abbiamo bisogno di navigatore, io lo accendo solo per farmi compagnia, ma soprattutto per capire quanto tempo e quanti chilometri sono rimasti, perché di strada per Los Antiguos, per Perito Moreno c'è solo questa. Ah, una cosa importante, ieri fra tutti i lavori di valigie, sistemazione del cupolino, ho anche riprogrammato il contamarce, quindi ora vedete quinta, perché vado in quinta, metto la sesta, ragazzi. Anche qua video pippone su come si riprogramma il Gipro, ma è semplicissimo. Ricordatevi sempre questa frase: se lo posso fare io lo può fare chiunque. Quindi quando ci scrivete ma com'è la situazione in Sud America, non è facile viaggiare qua, bisogna essere onesti. Viaggiare in Patagonia, dal mio punto di vista, il vento lo reputo l'elemento più fastidioso nel viaggio in moto e al tempo stesso più pericoloso, e qua il vento è una costante. Sono circa 80 giorni che stiamo in viaggio e in 50 trascorsi in Patagonia avremmo avuto 3 mezze giornate con poco vento, per il resto da forte a fortissimo. Ma tutto questo rende il viaggio più avventuroso perché è una sfida continua. Ora basta chiacchiere, godiamoci questo panorama, perché penso che oggi abbiamo 400 km di nulla. Ci hanno detto di fare attenzione con la benzina, da qua a Perito Moreno sono circa 360 km, arrancando un po' lo dovremmo fare. Una steppa che è quasi deserto in questa zona, a pochi chilometri da Gobernador Gregores. Stiamo percorrendo la Ruta 40. Siamo a circa 100 km da Bajo Caracoles, vento fortissimo laterale sinistro, velocità consigliata 40-60 km orari. Con questo pezzettino di asfalto, no, a farlo io vi vorrei chiedere perché non lo fate, perché? Ci mettiamo sulla scia del camion. Guardate che vento, sembra una banalità, ora il vento non è fortissimo, ma se fosse stato, guarda qua, cioè io dico, no, cioè, se per salire su troviamo un punto, mamma mia, mi sono spostato a destra per seguire le impronte delle ruote del camion, poi dove passava il camion, quando è tornato l'asfalto non c'era l'asfalto, ma c'era un gradino così alto. Di nuovo, e il nastro d'asfalto riprende. Mi chiedo perché lascino quei pezzettini minuscoli, perché? Ecco quello che si vede da lontano arrivando, il nastro di asfalto che termina e l'immensa strada sterrata. Fa ancora un po' paura, c'è una piccola caduta fresca, ma passerà. Bisogna andare molto lentamente, cercare di seguire le tracce segnate dai veicoli precedenti. Col vento laterale è molto antipatico. Di nuovo si vede in lontananza Ripio di nuovo. Il vento soffia da sinistra, ci fa stare in forte trazione, soprattutto Francesco. Dente e si va. Forse abbiamo capito che zona con buche significa zona con tratti di ripio. Se c'è qualche argentino che guarda i video ci facesse sapere come mai ci sono questi pezzettini di asfalto che mancano.
Poi ci sono dei massi che non sono neanche tanto piccoli, per carità, questo non è un ripio brutto, abbiamo fatti di molto peggio, però quei sassi grandi, quando prendi l'anteriore senti proprio che bacchetta e non ti dà quel senso di sicurezza. Comunque, col fatto che bene o male questa strada è abbastanza transitata, il ripio è battuto, quindi si viaggia bene, però c'è vento, sempre massima attenzione, andiamo piano. Ok, di nuovo fin pavimento. Ma poi quando finisci il pavimento c'è anche un gradino importante, è come se proprio se devono farlo l'asfalto qua. Io non penso che hanno grattato l'asfalto per poi rifarlo nuovo, per me non l'hanno mai fatto qua l'asfalto. È un po' come dire: fai attenzione, ricordati che sei in Patagonia e non ti dimenticare del ripio, non ti puoi dimenticare. Ok, vamos. Forse il 16° pezzettino fin di pavimento con vento ancora più forte. Questo era cortissimo, perfetto. Vamos. Siamo a 10 km da Bajo Caracoles. Sembra di stare alla Monument Valley. Spazi infiniti, deserti e infiniti. La sabbia non è rossa come alla Monument Valley, ma è ancora terra arida, quasi sabbiosa. Ma che c'è un... mamma mia. Appena arrivati a Bajo Caracoles. Rifornimento, infermeria, gomme, assistenza, scuola, c'è di tutto qua. Crediamo che Bajo Caracoles sia questa concentrazione di case, nada más. Sperando che la benzina c'è, non sia terminata. Quando vediamo dei camion pensiamo che sia il posto giusto. Del resto, come in Italia, Mac di Cars per Edoardo, Valerio e Tommaso. È un hotel, non so se avranno anche un ristorante. Questo è il distributore. Ci sono però anche dei motociclisti, quindi andremo a vedere. Fermi a far benzina dopo 227 km da Governador Gregores. Sara è andata a chiedere all'hotel. Comunque da qua a Governador non c'è nulla, 227 km. Da qua verso Los Antigos, Perito Moreno, saranno altri 130-140, quindi valutate che se qua non c'è la benzina, per 400 km non c'è possibilità di riempire la pancia alla Tenerona. La signora sta arrivando, prendeva prenotazioni per l'abitazione, per le camere, ordinazioni per la comida e adesso con calma viene anche a metterci nafta. Hola. Hola, hola. Thank you. Abbiamo conosciuto un montone di gente qui a Bajo Caracoles. Thomas, il signore tedesco che sta viaggiando da solo. Abbiamo conosciuto 3 ragazzi francesi della Guyana francese e abbiamo conosciuto dei signori di passaggio. Fantastico. Ora si riparte, il vento è sempre più forte, però non potevamo abbandonare le conoscenze che avevamo fatto e dire dobbiamo ripartire, vi dobbiamo salutare. No, il viaggio in moto è soprattutto questo, secondo noi. Abbiamo dato tempo al tempo, abbiamo dato tempo ai rapporti umani. Ora Despacito, vamos. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while. Questo è l'accesso che porterebbe a Las Cuevas de las Manos, e cioè il sito archeologico che è stato ritrovato con tutti i disegni, impronte delle mani, guanacchi, soprattutto, e questa a me fa simpatia da mancina, mano sinistre pitturate e anche con 6 dita. Attento, attento, attento. L'immagine del cielo minaccioso su una terra immensa, quasi inquietante. C'è ripio. Mamma mia.
Il territorio è cambiato di colpo con questa terra rossa che davvero a questo punto ricorda tanto il Nord America. Eccola, l'ingresso al Parque Patagonia Portal Cañadón Pinturas. La cittadina di Perito Moreno, che non ha nulla a che vedere con El Glaciar Perito Moreno, è molto più a nord e è una semplice cittadina. Non bisogna neanche confondere questa cittadina e il ghiacciaio con il Parque Nacional Perito Moreno, che è un bellissimo parco invece, poco distante da qua. Non so se riuscite a vedere i cavi che ancorano questa antenna e che testimonia quanto vento ci sia in questa zona, per cui necessitava di essere ancorata in questa maniera. In corrispondenza della sponda est del lago Buenos Aires o lago General Carrera, intensissime folate di vento da una parte e dall'altra, è difficilissimo stare in piedi. Los Antiguos 47 km e confine con Cile 50 km. Questa sera solo 3 km ci divideranno dal Cile. Eccolo, è il secondo lago per grandezza dell'intero Sud America. Adesso ci godiamo il lago tutti insieme. Guardate la potenza delle acque del lago. Costeggeremo ancora per quasi 15 km il lago Buenos Aires. L'ingresso al pueblo di Los Antiguos. Questo verde sinceramente iniziava a mancarci un po'. La Patagonia in gran parte ne è sprovvista, soprattutto la Patagonia argentina, estremamente arida dove davvero piove poco. Diversa è la situazione nella Patagonia cilena, molto più piovosa. Los Antiguos, l'azzurro dell'entrata della città che riprende sia le acque del lago Buenos Aires che il colore della bandiera argentina. Capital Nacional de la Cereza, ottima coltivazione di frutta in questa zona, ciliegie, durazno, cioè di pesche, mele, perché si viene a creare grazie al lago e grazie alla posizione a ridosso della cordillera un microclima perfetto per la coltivazione della frutta. Vicinissimi al confine col Cile, il telefono già si collega al ripetitore cileno. Dovremmo essere sulla via centrale, carnisseria, multirubro, sì. Bella giornata a Los Antiguos, Los Perros. 500 metri da qua dovremmo esserci. Sapevamo che eravamo un po' più distanti dalla via principale, ma andava bene così. Ne approfitteremo per camminare e per fare un po' di sport. Dovrebbe essere a destra, mi dice Fra. Abbiamo girato perché forse l'abbiamo superata. Dovremmo essere qua, però non c'è nessuna scritta. Sì, però dovrebbero essere queste le casine. Ora proviamo a vedere. Hola,
Hola, tenemos una reserva. Giusto? Sì. Passa. Perfetto, gracias. Siamo arrivati, Ruben Baez. Aquí, perfecto. Disculpen, però no teniamo linea para No, rispondere. io stavo sperando. Perfetto. Sarà la nostra Cabañas per qualche giorno. Televisione accesa sulla partita di calcio. Non a caso, perché tra l'altro come immagine di profilo WhatsApp avevano la bandiera della River Plate. Perfetto. Oh, Mucho viento. wow, molto viento. Pero siempre así. No, No. no. Ahora, mañana, último día. Ah, Sí. finalmente. Sí, porque ya hace 3 días. Bueno, no, Mucho, mucho. normal es así, como ahora. Ah, Poco. sì. Pero estos días, 3 días. Noi sempre fortunati, sempre. Sì, perché sta dicendo che domani sarà l'ultimo giorno dopo 3 giorni perfidi e tremendi. Oh, Ecco. È un po' stanco. ¿Por qué no auto? Más Eh, cómodo Perché no auto? así? Comodamente. Bueno, bueno, moto igual. También hemos caído en la ruta 288. ¿Y dónde ¿De viene? dónde? Ushuaia. Ahora Ushuaia, pero la moto llegó en diciembre a Montevideo, Ah, Montevideo. Uruguay, Ah, toda la bueno, Argentina está buenísimo. y ahora estamos. Mucha strada, Sí, mucho frío. Ti sei fatto i muscoli. Cuerpo para moto, ¿no? Cuerpo, cintura. Sí. No, pero bueno, muy bueno. ¿Y hace cuándo que andan ¿En Italia? ahora a Argentina? ¿Salieron de Ah, Italia? No. ahora salimos, salimos pero en Chile. ahora salimos en Chile. Ah, Carretera. la austral. Sí. ¿Cómo es Bueno. la carretera? No, asfalto. Ripio. No asfalto. Pero sí. Però se viene con la moto, ok. Sí, transitable, transitable. Transitable. Sí, sí. La lluvia, No, siempre. no, lluvia, no, No. nunca. Poca, No? Poca? no, nunca. Poca, ahora poquito, pero después ya pasa. Quanto tempo da acá a Puerto Guadaldo? Con el coche. ¿Puesto Pero- yo tranquilo? Tranquilo. Pero es ripio. Es ripio. Es ripio. Es ripio, sí. Però ripio Sí, come sí, bueno, Normal, fino, bueno, no, piedra, bueno. ripio fino, in fino. Argentina pietra. Muchas piedras, muchas piedras. Facciamo dare altre indicazioni e poi si va. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta